Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero proprio tutto bene. Oggi, oggi andiamo a parlare di un argomento un po', com'è che si può definire? Scomodo? Scomodo per molte persone. Perché dico ciò? Perché andremo a parlare di gestione dei soldi, diciamo non proprio gestione dei soldi, andremo a parlare di intelligenza finanziaria. Ignoranza finanziaria, perché non si può definire intelligenza. Prima di tutto, su che tasto è, vorrei farvi vedere questo. Gli italiani si indebitano pur di andare in vacanza. Prestiti raddoppiati nel 2022. 160 milioni di euro. E questo secondo le stime di Face.it, Prestiti.it, il valore dei prestiti personali erogati agli italiani nel primo semestre 2022 per le spese legate alle vacanze, i quali, dopo 2 anni di pandemia, possono tornare a viaggiare liberamente senza preoccuparsi delle restrizioni. Ora, era questo il tasto per tornare da me? Sì. Ora, non c'è nulla di sbagliato nel voler andare in vacanza. C'è molto di sbagliato se si vuole andare in vacanza e non si può economicamente. Perché? Perché ci si lamenta molto di quello che i ricchi hanno sempre più soldi, i poveri sono sempre più poveri, durante la pandemia i ricchi sono diventati ancora più ricchi, i poveri l'hanno presa in quel posto. Avete ragione, su questo avete completamente ragione. Su ciò che non avete ragione è come utilizzate i vostri soldi. Perché nel momento in cui voi vi lamentate dell'economia, che va tutto a rotoli, eccetera, rinunciate alla vacanza. Non aprite un altro debito. I debiti sono come... Allora, non voglio fare questi paragoni perché non è corretto nelle persone, ma i debiti sono come dei cancri, come il cancro. Vi si attacca, vi si attacca e non vi molla più. Perché voi potete dire, vabbè, ma fra 30 anni l'avrò estinto. Sì, uno. Avete di solito le persone hanno la macchina, la casa, finanziamenti vari come le vacanze, il telefono, cos'altro? Qualsiasi altra cosa che si può finanziare. Ci sono un sacco di persone indebitate fino al collo, anzi fin sopra la testa, e che non rimane a loro l'indebitamento, ma si passa di generazione in generazione. È questo il problema. Molti individui non capiscono che avere una determinata intelligenza finanziaria non è solo ed esclusivamente a vantaggio loro, ma è a vantaggio della propria famiglia attualmente e della famiglia che dovrà avvenire. Perché io non vado a comprarmi una casa da 350.000 euro che non mi posso permettere, apro un mutuo per 40 anni, per 30 anni, per quello che è, e magari nel mentre, sai, c'ho voglia della macchinina, c'ho voglia del telefono nuovo, l'ultima generazione, l'ultimo modello, che mi costa quasi 2 mensilità di stipendio, solo per, figa, mi sono comprato un nuovo telefono, cioè guarda qua, l'iPhone 18 Pro Max SFX 2000. Ma per quale motivo? Ci sta, ci sta essere incazzati come delle iene per la situazione economica attuale. Il latte a 2 euro, che mi ricordo che, cos'è? 18 anni fa, quando ero piccolino, lo pagavamo anche sotto l'euro, e quando era arrivato all'euro eravamo tipo, oddio, che sta succedendo? Adesso lo si paga anche 2 euro. Benzina, 2 euro. L'olio, introvabile. Qualsiasi cosa sta aumentando a dismisura, e su questo do ragione a chiunque. Il problema qual è? L'inflazione, che però aspetta. Ora che mi ci fai pensare, no? L'inflazione è dovuta a stampare troppe banconote, troppa moneta di una determinata valuta. Quindi, se noi andiamo a riflettere, no?
Se noi riflettiamo sul pagamento digitale, oddio, brividi, brividi per coloro che hanno delle imprese, coloro che, oddio, il pagamento digitale, devo pagare 2 euro di transazione ogni volta? O quanto è? Preferite dover pagare queste transazioni e dire una volta che esco dalla mia azienda tutto il resto è ok, o dire piuttosto pagami in cash, non ti faccio fattura, non ti faccio scontrino, me dai, era 70, famo 50, non ti preoccupare, senza scontrino, perfetto, tac, cash. Tu in quel momento hai aiutato l'inflazione a crescere, esatto. C'è troppa moneta in giro. Solo negli Stati Uniti adesso l'inflazione dovrebbe essere verso l'11-12%, se non l'ha superato. Calcolate che in Inghilterra stava a 9 e mezzo. Significa che se tu hai 10.000 euro, 10.000 sterline quest'anno, l'anno prossimo, con quelle 10.000 sterline tu potrai pagare 9.050 euro di roba e non 10.000. Bisogna capirle ste cose, bisogna iniziare a farsi una minima cultura di come funzionano. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare che noi tutti abbiamo gli strumenti per cambiare la nostra situazione economica. Ce li abbiamo. Semplicemente noi, al posto di andare a chiedere finanziamenti per un investimento quale immobiliare, azionario, perché no, criptovalute, formazione personale, preferiamo andare a chiedere prestiti per andare a fare 1-2 settimane di vacanze. Ripeto, non c'è niente di sbagliato nel voler fare le vacanze, però, a parer mio, se riesci a stare a casa con la tua famiglia e sei felice, piuttosto che buttare completamente dai 1.500 euro in su di ferie, forse è meglio. Io andrò in ferie, se ve lo state chiedendo. È stato un regalo della mia compagna che non ha dovuto indebitarsi, anche perché se l'avesse fatto le avrei segato le gambe, dopo il parto, logicamente, non prima. Le avrei segato le gambe. Ma perché? Per un semplice motivo, cioè è inutile indebitarsi, è inutile, per qualcosa che si può evitare facilmente. Quindi, l'ignoranza finanziaria ha una percentuale enorme, soprattutto nel nostro paese. Cercate un minimo di andare a vedere come poter gestire i vostri soldi in una maniera decente. Perché? Perché nel momento in cui voi non sapete come gestire i vostri soldi, non venitevi a lamentare con gli altri, con me, con chiunque, e non ho soldi per cominciare un business, non ho soldi per investire su me stesso, non ci sono soldi, l'economia è uno schifo. No, sei te che gestisci male il tuo capitale. Mi dispiace, perché purtroppo la verità molte volte fa girare le palle, però seriamente si sta arrivando a perdere completamente qualsiasi cosa e non è corretto che venga data la colpa alla situazione economica attuale, perché siamo stati noi a crearla, anche noi a crearla, scusate. Quindi informatevi, non ci vuole niente, molte informazioni sono gratuite sul web, però fatelo, informatevi, non indebitatevi per delle vacanze che potete benissimo evitare, per una macchina che potete benissimo non comprare. Ci sono tante regole, c'è la regola del 5 cioè che se non puoi permettertelo almeno 5 volte non lo compri. Quindi tirando le somme sono dati sconcertanti, perché la percentuale di italiani che ha fatto questa roba qua è altissima e ripeto, purtroppo è un qualcosa che non è del tutto colpa nostra, perché non ci è stato insegnato. Però c'è un detto che ritengo fantastico: non è colpa tua se nasci povero, ma è colpa tua se ci muori. Informati, vai e prendi i corsi che devi prendere, forma te stesso, ma fallo, non cadere nella trappola del topo. Con questo video io chiudo,
Spero vi sia piaciuto, anche se può essere un po' personale, devo essere onesto. Può sembrare personale, può sembrare una sorta di attacco, ma non lo è. È perché mi dispiace seriamente, onestamente, che ci sono molte persone che nel 2022 non capiscono come dovrebbero gestire i propri soldi. Io vi saluto, vi auguro una splendida giornata, mi raccomando, fate qualcosa per voi stessi in primis e poi aiutate qualcun altro là fuori, come io cerco di farlo ogni volta con questi video. Vi auguro una splendida giornata, noi ci vediamo venerdì, no, domani venerdì, noi ci vediamo lunedì con il prossimo video, vi auguro un fantastico weekend e mi raccomando, informatevi.